Ciao, io sono Rosario, bentornati su Talk e bentornati in questa rubrica all'interno della quale parliamo di market trend. Oggi parleremo di un orologio moderno ma che si rifà al passato, non prima però dei 3 secondi dedicati alla nostra sigla. Tra gli orologi entry level degni di Swiss Made ci sono pochi crono, in quanto per questi ultimi è necessario spendere una somma più alta rispetto a orologi senza alcuna complicazione. Ma in questa categoria troviamo questo Hamilton Intramatic Chrono di cui si è parlato tanto su YouTube, orologio molto conosciuto e amato tra gli appassionati. Linee tipiche degli anni 60, si può notare dai tasti crono a pompa tipici dei cronografi dell'epoca, tra cui l'iconico Daytona pulsanti a pompa. Hamilton nasce nel 1892 negli Stati Uniti, in Pennsylvania, come azienda produttrice di orologi da tasca. Nel 1914 dota di orologi affidabili centinaia di soldati americani per affrontare la Prima Guerra Mondiale e questo genera il passaggio della produzione da orologi da tasca a quelli da polso. Iniziarono a produrre orologi destinati all'aviazione specializzandosi nel settore. E nel 1957 fu presentato proprio dalla casa americana il primo orologio elettrico a batteria, che fu indossato da Elvis Presley durante le riprese del film Blue Hawaii. Nel 2003 Hamilton trasferisce la sede principale a Bienne, nella culla dell'orologeria svizzera, e aggiunge ai suoi pezzi il marchio di qualità Swiss Made fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi una maison che ha prodotto pezzi utilizzati sia in ambito aeronautico che militare, come i cachi che rappresentano un punto d'ingresso dell'orologeria svizzera per qualsiasi appassionato che si rispetti. Pezzi che si possono vedere sia durante la vita di tutti i giorni che all'interno di molte pellicole rimaste nella storia, come ad esempio Interstellar di Christopher Nolan, dove l'elemento temporale riveste un ruolo chiave, richiamando i bellissimi Hamilton dei due protagonisti. Alessandro negli ultimi video ha parlato della moda delle maison di richiamare lo stile vintage, presentando orologi che si rifanno a modelli storici del loro passato. E non fa eccezione questo Hamilton, che richiama il cronografo presentato dal marchio americano nel 1968, a carica automatica e da 36 mm con due contatori, uno ad ore 9 e uno ad ore 3. Un orologio molto apprezzato e anche per questo molto difficile da trovare nel mercato dei vintage. Hamilton ha deciso di riproporlo reinterpretandolo, considerando che la cassa del nuovo Intramatic 68 è di 40 mm, ma cercando anche di rimanere il più possibile fedele all'originale. Infatti vediamo come i due contatori indicano a sinistra i secondi continui e a destra i minuti cronografici, come era per la prima edizione, però con l'aggiunta della data ad ore 6. Non è invece stato riproposto il vetro in esalite curvato, sostituito da uno in zaffiro antiriflesso piatto. L'Hamilton Intramatic 68 Chrono monta il calibro H31, versione riveduta di un Valjoux 7750, passando da una riserva di carica di 42 ore a una di 60 ore. È presente in collezione in 4 diverse varianti. Abbiamo la Reverse Panda, verde chiaro con contatori bianchi, Panda e blu con contatori bianchi, e sia con bracciali in maglia milanese che con cinturini in pelle. Nel 2021 però Hamilton presenta la versione a carica manuale di questo Intramatic a un prezzo di listino ancora più basso, ossia di 1940 euro, offrendo un aspetto più pulito e un'esperienza di crono vintage vera e propria. Questo Intramatic 68 automatico rappresenta un punto d'ingresso per quelli che sono i crono svizzeri. Ha un prezzo di listino di 2045 euro, ma sul mercato grigio si può trovare a un prezzo compreso tra i 1500 e i 1700 euro. Hamilton ha deciso di cavalcare l'onda del 2020 presentando anch'essa una versione con quadrante verde. Da quando quasi tutte le maison hanno presentato orologi con quadranti verdi, da ricordare il Patek Philippe Nautilus 5711 con quadrante verde oliva, presentato nel 2020 appunto, con un prezzo di listino di 30.000 euro che ha raggiunto la cifra di 416.000 euro all'asta di Antiquorum di Monaco.
Ma nonostante questo hype nei confronti dei quadranti verdi, l'Intramatic con questo colore di quadrante è rimasto nel range di prezzo contenuto tra i 1500 e i 1700 euro. Questo a dimostrare come questo Intramatic, come ogni altro Hamilton d'altronde, non rappresenta un pezzo sul quale puntare sperando in una rivalutazione futura. Ma quindi vi starete chiedendo, vale la pena acquistarlo? Assolutamente sì, ha un prezzo più che onesto, sia dal punto di vista tecnico che nel mondo del collezionismo, ma certamente non sperando di guadagnarci. Anche perché, come diciamo sempre qui su Talk, noi appassionati gli orologi li compriamo per indossarli. Chiossone attualmente ha questo Intramatic Chrono con quadrante blu e contatori bianchi in vendita in boutique, che appunto è questo che abbiamo visto in video. Una valida alternativa potrebbe essere il Longines Spirit Chrono di cui ne ha parlato Alessandro, che è simile per prezzo e per tecnica. C'è da aggiungere però che il blasone di Longines a mio parere surclassa Hamilton, ma ciò che è stata la storia non deve condizionare le scelte attuali. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo Hamilton Intramatic 68 Chrono e come al solito ne parleremo insieme. Se i contenuti che portiamo su questo canale sono di vostro interesse iscrivetevi che come ben saprete è gratuito. A una prossima puntata. Ciao!